Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis. Io sono Simona, do il benvenuto ai nuovi iscritti. Finalmente anche quest'oggi vedremo il tutorial che riguarda l'attesissimo crop che ho realizzato con il filato Giza 100% cotone Egyptian Cotton. Anche questo progetto è realizzato in occasione della grandissima fiera a Colonia. Ma andiamo direttamente all'occorrente, che è ciò che ci importa. Per questo progetto che indosso ho utilizzato ben 4 gomitoli da 50 grammi appunto di Giza. Ogni gomitolo è costituito da 50 grammi di filato e più o meno vi sono 125 metri di filato stesso. Uncinetti consigliati sull'etichetta 3,5-4. Io ho lavorato benissimo questo filo con un uncinetto leggermente più grande di mezzo punto, il 4,5. Colorazione utilizzata numero 15, mentre per la realizzazione del primo prototipo ho utilizzato questa bellissima colorazione turchese numero 27. Ho eseguito la lavorazione di questo crop con la tecnica del top down, quindi non vi sono assolutamente delle cuciture ed è un progetto ricco di dettagli, a partire dalle maniche che sono diverse, dalla lavorazione dello sprone fino ad arrivare alle rifiniture che si trovano in basso e in alto qui lungo il collo. Lo schema è abbastanza semplice, devo dire, ricco di dettagli, ma anche qui le principianti possono eseguire passo passo il progetto e adattarlo alla propria taglia, perché nel corso del tutorial vi darò molti suggerimenti su come adattare lo stesso schema a taglie diverse dalla mia. Anche per questo progetto abbiamo un codice sconto valido solo per oggi. Inserendo al checkout il codice sconto GIZA15 riceverete il 15% di sconto solo sul Giza e al di sopra dei 50 euro riceverete la spedizione gratuita. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi ascoltata anche quest'oggi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi il prossimo video che andrà online sempre questa settimana, venerdì ore 14. Seguimi anche su Facebook e su Instagram per non perderti i vari retroscena. A questo punto, sigla! Faccio un cappio e avvio 56 catenelle che corrispondono a 55 cm, la circonferenza della testa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55, 56esima ed ultima catenella. Vado a chiudere a cerchio tutto, perché realizzeremo il nostro crop con la tecnica del top down. Punto bassissimo. Partirò da uno sprone quadrato dove tutti i lati sono uguali, per cui dobbiamo fare un'operazione matematica 56 diviso 4, totale 14. Ogni 14 punti andrò a fare un aumento. Intanto lavoriamo i primi 14 punti. Faccio una catenella ed inizio il primo giro con la variante del punto alto. Entro nella prima catenella, chiudo la prima asola e poi chiudo le altre due. Entro nella seconda catenella, chiudo la prima asola e poi chiudo le altre due. Terza catenella, prima chiudo un'asola e poi l'altra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14° ed ultimo punto.
Subito dopo vado a creare l'aumento andando a realizzare una catenella e dalla catenella successiva inizio a contare 14 punti. 1, 2, 3, 13, 14° ed ultimo punto. Ripeto quello che ho fatto prima, catenella, aumento e poi dalla catenella successiva riparto lavorando i primi 14 punti, catenella, per poi terminare con 14 punti. Per una taglia SM va bene una catenella. Se dovete realizzare una LXL vi consiglio di andare a lavorare 2 catenelle di separazione. 13° punto, 14° ed ultimo punto. Anche qui vado a fare una catenella di separazione che separa una sequenza dall'altra. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, faccio una catenella per iniziare il secondo giro allo stesso modo. Anziché iniziare dal primo punto, per non spostare l'inizio e la chiusura del giro, ritorno indietro nella catenella di separazione, questa qui, in questo modo, e vado a fare un punto basso chiuso a metà su un altro punto. Ho sostituito il primo punto alto, dopodiché procedo lavorando i punti che mi ritrovo, senza scordarci che dobbiamo lavorare sempre il primo punto. Quindi entriamo proprio qui, si nasconde facilmente, non scordiamolo altrimenti il lavoro non vi viene corretto. 1, 2 e iniziamo. 3, 4, 5, 14, 15° ed ultimo punto. Perché ultimo? Perché adesso abbiamo la catenella di separazione. Proprio qui andiamo a ripetere l'aumento, costituito da un punto alto, la variante del punto alto, una catenella di separazione e di nuovo nella stessa catenella un punto alto. Anche in questo caso, se state realizzando una taglia SM, va bene questo aumento. Se realizzate una LXL, allora andate a realizzare 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti e ripetete questo aumento per tutti i giri successivi. Fatta la prima sequenza, non dimentichiamoci a lavorare sempre il primo punto. Quindi entriamo e ripetiamo 1, 2, 3, 4, mi ritrovo nuovamente alla catenella di separazione, quindi entro, chiudo la prima asola, chiudo la seconda, aumento catenella e sempre nello stesso spazio ripeto 1 e 2. Ripetiamo per altre 2 sequenze fino a terminare il giro. Dunque ho l'ultimo punto e poi ho la catenella di separazione. Vado a completare l'aumento proprio a fine giro. 1, catenella di separazione e poi vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Catenella e siamo pronti per lavorare il terzo giro. Qui ovviamente tutto inizia a prendere forma. Ad ogni giro aumentiamo in questo caso di 2 punti, uno a destra, uno a sinistra. Se eravamo partiti con 14 punti, grazie all'aumento che facciamo ad ogni catenella ci ritroviamo con 16 punti. Se come me avete fatto un punto alto, una catenella, un punto alto. Se invece avete fatto 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, ad ogni giro aumenterete di
di ben 4 punti, 2 a destra, 2 a sinistra. Ora per il terzo giro dobbiamo ripetere sempre lo stesso lavoro, quindi ripetiamo il secondo giro fatto insieme e ci rivediamo per il quarto giro. Prima però di riportarvi alla clip che riguarda il quarto giro, volevo mostrarvi ancora una volta come iniziare il giro. Dopo aver fatto la catenella ritorniamo indietro in questo modo, prendiamo il filo, chiudiamo la prima asola e poi l'altra. Dopodiché proseguiamo, non dimentichiamoci questo punto, il primissimo, altrimenti vi ritroverete un punto in meno e poi lo sprone non sarà perfettamente quadrato. Fatto questo, ricominciamo. Bene, possiamo anche andare avanti. Durante il quarto giro cambieremo punto di lavorazione e lavoreremo il punto altissimo in ciascun punto sottostante. Dopo aver fatto la catenella, ritorniamo sempre indietro e andiamo a sostituire il primo punto altissimo esattamente in questo modo e chiudiamo. 1, poi di nuovo 2 e un'ultima volta per un totale di 3 per il punto altissimo. Poi avvolgiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nel primissimo punto, usciamo, pareggiamo le asole, chiudiamo le prime 2, le altre 2 e le ultime 2. Questo è il punto altissimo. Rivediamolo. 1, 2, punto successivo, prendo il filo, pareggio, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2, chiudo le ultime 2. 1, 2, punto successivo, pareggio, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. E continuiamo così per tutti i punti che ci rimangono. Quando arriviamo all'angolo non cambia nulla, ripeteremo sempre l'aumento lavorando però un punto altissimo, quindi entro all'angolo, 1, 2 e chiudo, catenella di separazione, di nuovo 1, 2, sempre nello stesso punto, ripeto un punto altissimo. Chi ha fatto l'aumento di 2 punti, 2 catenelle, 2 punti farà ovviamente 2 punti altissimi, 2 catenelle, 2 punti altissimi. Non cambia nulla, cambia soltanto il punto di lavorazione. Dopodiché proseguo per gli altri 3 lati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E così via finché non terminiamo questo quarto giro. Non appena lo terminiamo, cosa dobbiamo fare? Riprendiamo il punto di partenza, quindi la variante del punto alto, e andiamo a lavorare 3 giri con la variante del punto alto, per cui noi ci dovremmo vedere nel giro numero 8. Bene, rieccoci. Come notate ho terminato i 3 giri con la variante del punto alto e ho iniziato anche l'8° giro a punto altissimo. Ho lavorato semplicemente i primi 3 lati, per cui 28 punti altissimi, catenella, 28 punti altissimi, catenella, 28 punti altissimi, catenella, e adesso nell'ultimo lato, quello che coincide con la chiusura del giro, andremo a realizzare il primo spazietto. Vado a fare la catenella, poi faccio i primi 7 punti altissimi, 1 e lo lavoro nello spazio della catenella al di sotto, poi 2, settimo ed ultimo punto altissimo. Faccio partire 14 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14ª ed ultima catenella. Come notate le ho lavorate in maniera morbida per facilitarmi il passaggio successivo, perché andremo a lavorare su ciascuna catenella. Adesso di conseguenza salterò 14 punti al di sotto, andrò a lavorare un punto altissimo esattamente a partire dal 15º, ma da questo punto iniziamo a contare, perché andremo a lavorare esattamente 7 punti altissimi. Questo è il primo, il secondo, il terzo, e il settimo punto altissimo coincide con l'ultimo punto nella catenella di separazione. 1, 2 e 3. Per cui faccio l'ultima catenella e vado a chiudere il mio giro con un punto bassissimo. Catenella, e sono pronta per andare a lavorare il nono giro. E questo qui poi sarà il risultato. Come avete notato sicuramente, 7 punti altissimi più gli altri 7 sono 14 punti, più 14 catenelle sono 28 punti, il numero di punti che mi ritrovo su ciascun lato. Questo per dirvi cosa? Che se state realizzando una taglia diversa dalla mia, in base al numero di punti che vi ritrovate, li andate a suddividere. A partire dal nono giro, per un totale di 3 giri, giro 9, giro 10, giro 11, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima, i 3 giri con la variante del punto alto. Però io farei una cosa, ci vediamo direttamente al punto delle catenelle, così vi mostro questo passaggio che è semplicissimo, ma come sempre il mio pensiero è rivolto alle principianti. Niente paura, intanto iniziamo il giro e ci rivediamo direttamente qui. Bene, mi ritrovo sulle catenelle come vi dicevo prima. Chiaramente questo giro non lavoreremo più 7 punti, ma i punti saranno 8 e in totale per ciascun lato avremo 30 punti. Vado a lavorare l'ottavo ed ultimo punto, entro nella catenella, prendo il filo e continuo la lavorazione con la variante del punto alto. Notate come facilmente entro all'interno della catenella, visto che prima le ho lavorate in maniera molto morbida. Vi consiglio di farlo, altrimenti starete lì a perdere la pazienza perché la catenella sarà troppo stretta. Eventualmente la catenella è stretta, vi consiglio di passare al numero di uncinetto più piccolo, tipo 3,5 oppure 3. Ok, 14º ed ultimo punto. Adesso c'è il punto altissimo e noi tranquillamente entriamo e continuiamo il nostro lavoro. 1, 2, 3, settimo punto, e ovviamente ne aggiungiamo un altro per andare a fare l'aumento, 1 e 2. Quindi catenella, andiamo a chiudere il nostro giro, catenella, continuiamo con la variante del punto alto per altri 2 giri, poi ci rivediamo per andare a realizzare il secondo spazietto più piccolo rispetto al primo realizzato. Bene, ho iniziato il 12º giro proprio come ho fatto prima, mi ritrovo sul quarto lato, dobbiamo andare a lavorare i primi 15 punti altissimi. Il primo l'ho già lavorato, ne lavoro altri 14. 2, 3, 15º ed ultimo punto. Poi vado a fare 6 catenelle questa volta, 2, 3, 4, 5, 6, salto 6 punti al di sotto e a partire dal settimo vado a lavorare un punto altissimo.
ok, 1, 2 e 3, quindi questo è il primo di 15 punti e poi possiamo chiudere il giro. Ripartiamo, secondo punto altissimo, terzo punto altissimo, quindicesimo ed ultimo punto altissimo. Catenella di separazione, vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo, ok, catenella, e dal tredicesimo giro per 3 giri, quindi numero 13, 14, 15, dobbiamo andare a lavorare un punto in ciascun punto, comprese queste 6 catenelle come vi ho mostrato prima, con la variante del punto alto. Bene, ultimiamo insieme il sedicesimo ed ultimo giro per quanto riguarda lo sprone. Ho lavorato in totale i primi 21 punti altissimi. Insieme a voi vado a realizzare soltanto 2 catenelle, poi avvolgo il filo 2 volte, salto 1 o 2 punti e dal terzo punto inizio a lavorare il primo punto di 21. 1, 2, 21esimo ed ultimo punto nella catenella di separazione. Ok, abbiamo terminato, o quantomeno io ho terminato catenella e vado a chiudere nel primo punto altissimo con punto bassissimo. Catenella e siamo poi pronti per andare a chiudere lo sprone. Dunque questo sarà il risultato. Questa è la parte davanti e questa invece è la parte dietro. Questa trama chiaramente sarà sulla parte dietro, sulla schiena. Andrò a chiudere lo sprone. Perché? Perché io sono arrivata alle misure adatte per la mia taglia. Ho raggiunto una larghezza di 40 centimetri 41, un'altezza di 21 centimetri circa, un giro manica da 17 centimetri, quindi 17 più 17 dall'altra parte abbiamo una circonferenza braccio da 34 centimetri, 41 centimetri davanti più 41 centimetri dietro, ho una circonferenza totale da 82, per cui per la mia taglia è perfetto. Ora capisco benissimo che la natura con voi è stata più generosa, no? Quindi avrete una circonferenza seno maggiore, può oscillare tra gli 86, gli 89, i 90 centimetri. In quel caso niente paura, potete seguire passo passo questo tutorial, ma quando arriviamo nel punto in cui dobbiamo congiungere un punto V con l'altro punto V per chiudere lo sprono, aggiungete qualche catenella, possono essere 2 catenelle, 4 catenelle, sia da una parte che dall'altra parte. In questo modo andate a raggiungere la circonferenza seno che vi occorre. È un passaggio che già vi ho mostrato per il progetto della maglia appunto ondine realizzata con il misto merino, se vi ricordate. Casomai vi lascio nella i qui in alto quel tutorial, così vedete passo passo ciò che io in questo momento non vi mostrerò perché ho raggiunto la mia circonferenza seno, ma in quel tutorial ho aggiunto, se non erro, 2 catenelle sia da una parte che dall'altra parte. Ritorno sempre indietro e vado a fare questa volta un punto basso ed un punto basso nella sua maglia. Vado a sostituire in questo caso il primo punto alto. Cambiamo anche qui punto di lavorazione. Prendo il filo e vado direttamente a congiungermi nell'altro punto V, esattamente in questo. Entro, prendo il filo, chiudo le prime 2 asole e le altre 2. Ho congiunto così il tutto. Ho realizzato il mio giro manica e proseguiremo con la lavorazione dal seno, diciamo dalla zona del seno, realizzeremo la zona del busto fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io mi fermerò al di sopra dell'ombelico perché questo è un progetto crop, ma sappiate che se desiderate il progetto più lungo arriverete certamente con più giri fino ai fianchi, ma quello magari ve lo suggerisco dopo. E procedo a punto alto, non dimentichiamoci punto successivo, quindi secondo punto, terzo punto, quarto, quinto
e così via lungo tutta la parte davanti. 46esimo ed ultimo punto alto. Riprendo il filo e mi vado a congiungere dall'altra parte, sempre nella catenella di separazione, quindi 1 e ripeto 2, 3, 22esimo punto alto, dopodiché ho le 2 catenelle di separazione, vi ricordate, no? Quindi 23, 24, 25 e proseguo, 26, 45 nell'ultimo punto. Il 46esimo punto alto l'avevo già lavorato all'inizio quando ho congiunto una parte con l'altra, per cui vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Fatto questo, faccio una catenella, entro nel primo punto, faccio un punto basso con un altro punto basso, sostituisco il primo punto alto e non farò altro che lavorare un punto alto in ciascun punto per un totale di 92 punti alti. Ultimo punto, 92esimo, quindi vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Catenelle, sono pronta per andare a lavorare il terzo giro. Dunque, nello schemino che mi sono scritta tempo fa, considerate che ho realizzato lo stesso top nella variante turchese credo a febbraio, quindi sono passati un po' di mesi, quindi non mi ricordo bene perché ho effettuato degli aumenti in ciascuna estremità. Ad intuito così credo di averlo fatto per allargare leggermente la circonferenza e far scivolare in maniera morbida il capo lungo il busto, no? Lo faccio anche per questo progetto, mi fido insomma dello schema che avevo scritto tempo fa e credo che questa tecnica potrebbe servire anche a tutti coloro che hanno la parte del corpo di una circonferenza maggiore rispetto al seno. Quindi se volete allargare leggermente la zona del busto o la zona dei fianchi rispetto alla circonferenza del seno, potete eseguire lo stesso procedimento. Dunque io esattamente ho fatto un aumento proprio ad inizio giro e lo vado a rifare. Sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e sempre nello stesso punto ho aggiunto un altro punto alto per un totale di 2. Dopodiché ho lavorato 45 punti alti e li andiamo a lavorare. 3, 45esimo ed ultimo punto alto, nel punto successivo ripeto un aumento, quindi 2 punti alti nello stesso. Adesso dal punto successivo fino alla fine del giro mi ritrovo 45 punti alti e li vado a lavorare. Non appena termino questo terzo giro a punto alto, vado a chiudere a punto bassissimo nel primo punto e per ben 4 giri andrò a lavorare un totale di 94 punti. Se vi ricordate, nel giro successivo ne avevamo 92. Adesso ho aggiunto insieme a voi 2 punti, quindi abbiamo un totale di 94 punti. Iniziamo l'ottavo insieme, intanto vado a chiudere. Sempre con un punto bassissimo, solita catenella e solito punto alto, sostituito dai punti bassi. Bene, adesso facciamo sempre l'aumento, ma non nello stesso punto, lo facciamo nel punto successivo e facciamo 2 punti alti. Dopodiché vado a lavorare 46 punti alti consecutivi, 46esimo punto alto, nel punto successivo ripeto un aumento, 2 punti alti nello stesso,
Dopodiché proseguo e termino il giro con gli ultimi 45 punti. Durante questo giro mi ritroverò con un totale di 96 punti alti e ripeterò proprio come ho fatto prima 4 giri di soli 96 punti alti. Bene, continuiamo per il giro numero 13. Ho già sostituito il primo punto alto con i 2 punti bassi. Adesso, al contrario di prima, faccio un punto alto nel punto successivo per un totale di 2 punti alti consecutivi e nel terzo punto faccio l'aumento 1 e 2. Dopodiché continuo per 47 punti alti consecutivi, 2, 3, 47esimo punto alto e nel punto successivo lavoro l'ultimo aumento 1, 2 punti alti nello stesso. Procedo fino a terminare questo giro con gli ultimi 45 punti alti. Non appena termino questo giro mi ritroverò un totale di 98 punti alti e procederò questa volta lavorando soltanto 2 giri di 98 punti alti. Se preferite il progetto più lungo che arrivi fino ai fianchi per intenderci, procederete con molti più giri rispetto ai miei, tenendo conto che ancora dobbiamo andare a rifinire la zona inferiore. Bene, ho terminato parzialmente il mio crop. Misuriamo la lunghezza, quindi l'altezza, siamo a 39 cm. Adesso vado a rifinire la zona inferiore esattamente in questo modo, con delle semplicissime costine. Già ho fatto la prima catenella, ne aggiungo altre 7 per un totale di 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partire dalla seconda catenella facciamo un punto basso, 2, 3, 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto basso. Poi andiamo nel punto successivo e facciamo un punto bassissimo. Se volete stringere leggermente la zona inferiore, basta proseguire o con un secondo punto bassissimo o con un terzo, però io ne faccio soltanto 2. Poi faccio una catenella, giro leggermente il mio lavoro e vado a lavorare un punto basso in costa in ciascun punto sottostante per un totale di 7 punti bassi. Quattro, 5, 6, 7. Terminata la seconda riga, ripetiamo catenella, giriamo il nostro lavoro e ripetiamo un punto basso in ciascun punto per un totale di 7. Passo al punto successivo e faccio un punto bassissimo. Ripeto nel punto successivo, catenella e ricomincio. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. Ripeterò tutta questa lavorazione finché non termino il giro e mi ritrovo esattamente all'ultimo punto, proprio come ho fatto per il crop in turchese. Guardate tutte le costine lavorate allo stesso modo, stessa operazione anche sulla parte del collo, guardate, molto carino. Ho rifinito in maniera davvero semplicissima. Questa lavorazione l'ho ripresa anche su una delle 2 maniche. Ultimo punto basso, catenella. Ho terminato tutti i punti, non ce ne sono più, quindi cosa faccio? Ritorno indietro cucendo i 2 pezzi. Cucio sempre con uncinetto e filo come fosse una mattonella. Il filo sta in basso, entro nell'asola di un pezzo, stringo un po' e nell'asola dell'altro pezzo prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Ripeto,
Possiamo anche tagliare un po' di filo per facilitare l'operazione. Metà punto, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo e procedo per gli altri 5 punti. Possiamo fare una catenella di sicurezza, portare il filo all'interno e nasconderlo tra i punti, quindi con l'ago faccio in questo modo, a zig zag, ok, e faccio passare tutto benissimo. E andiamo a ripetere la stessa operazione esattamente sulla zona superiore. Questa volta faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ripeto, a partire dalla seconda lavoro un punto basso, un punto basso, un punto basso e l'ultimo punto basso per un totale di 4 punti bassi. Vado alla catenella successiva e faccio un punto bassissimo, lo ripeto per una seconda volta, catenella, giro leggermente il mio lavoro e vado a lavorare un punto basso in costa dietro per i 4 punti che ho al di sotto. Catenella, giro nuovamente e ricomincio per tutto il giro. Bene, una volta definito anche la zona del collo, questo sarà il risultato e sicuramente avremo una maggiore lunghezza. Sì, siamo quasi a 45 cm. Occupiamoci delle 2 maniche. Mi inserisco esattamente nel primo punto alto, faccio passare il filo e intanto blocco con una catenella. Sempre nello stesso punto sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e vado a lavorarmi i 44 punti che mi ritrovo al di sotto. 2, 3, 4, 44esimo ed ultimo punto sul punto altissimo che ho al di sotto. Andiamo a fare una diminuzione di 4 punti, quindi prendo il filo, entro e chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro nel punto successivo e chiudo le altre 2 e ripeto nuovamente in questi 2 punti. 1, ho 5 asole sull'uncinetto, chiudo tutto e ho un solo punto per un totale di 45. Vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo. Ok, ora passo al punto successivo con un punto bassissimo, faccio una catenella e sposto l'avvio del giro. Faccio un punto basso sull'altro che sostituisce il primo punto alto, perché quando andrò a terminare anche questo secondo ed ultimo giro andrò a diminuire questi 3 punti che si trovano proprio sotto l'ascella. Quindi intanto vado a lavorarmi i primi 42 punti. 42esimo ed ultimo punto alto. Come vi dicevo prima, andiamo a diminuire 1, 2 e 3 punti. Prendo il filo ed entro nel primo punto e chiudo solo le prime 2 asole. Ripeto, entro qui e chiudo le prime 2 e nel punto successivo che coincide con il vecchio primo punto alto. Chiudo le prime 2, quando ho 4 asole, chiudo tutto. Vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo e adesso per questa prima manica
Andrò a ripetere il lavoro che ho fatto sulla zona inferiore e superiore, ma stavolta realizzo 5 catenelle più una, quindi 6. Ritorno indietro a punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 e ripeto, vado al punto successivo, punto bassissimo, catenella, giro leggermente e ricomincio. Bene, possiamo continuare anche da soli per tutto il giro e poi ci rivediamo per la realizzazione dell'altra manica, che è diversa rispetto a questa. Prima manica completata, sono passata alla seconda manica perché per i primi 2 giri ho ripetuto lo stesso lavoro che abbiamo fatto insieme poco prima con le diminuzioni a fine giro. Una volta completati i primi 2 giri, cosa dobbiamo fare? Una leggera ruche molto morbida. Nel frattempo, durante la prima manica ho avviato il quarto gomitolo. Dopo aver chiuso a punto bassissimo nel primo punto, faccio un punto alto sostituito dai 2 punti bassi e nello stesso punto realizzo il primo aumento. Realizzerò un aumento in ciascun punto sottostante . Ultimo aumento nell'ultimo punto e poi vado a chiudere con punto bassissimo nel primo punto alto. Ok, ora sostituisco il primo punto alto con un punto basso questa volta ed una catenella, perché stiamo realizzando il quarto ed ultimo giro. Non appena lo chiuderò lo farò con ago e filo realizzando l'asola alla catenella. Qui anche semplicissimo, farò un punto in ciascun punto. Ultimo punto alto, abbiamo concluso il nostro top. Taglio il filo, mi aiuto con un ago, chiudo in maniera invisibile il crop. Quindi qui c'è la catenella, vado nel secondo punto alto, realizzo l'asola. La stessa tecnica che adotto per le borse, guardate, non si vede il punto di chiusura, non abbiamo la catenella di chiusura, insomma vi consiglio di fare allo stesso modo per un risultato molto più pulito. Questo è ciò che mi rimane del quarto gomitolo, è quasi integro, considerate che ho lavorato la seconda manica e metà manica dall'altra parte. Il nostro progetto è così pronto, zona dietro. E questo è il primo prototipo realizzato col turchese. Ho fatto un'unica modifica, nel senso che ho invertito la lavorazione a costine e la lavorazione con le ruche. Per esempio qui siamo sul dietro del nostro lavoro, costine, dall'altra parte ruche, ruche, dall'altra parte costine. L'unica modifica, ma niente di particolare. Mettiamo a confronto i 2 capi, guardate come la mia mano di lavorazione nel tempo è cambiata. Ho eseguito lo stesso schema, lo stesso filato, ho usato lo stesso numero di uncinetto. Guardate come qui ho lavorato in maniera più stretta rispetto a qualche mese fa. È pure vero che ho indossato il capo più di una volta, quindi sicuramente avrà ceduto leggermente, ma è del tutto normale, succede con qualsiasi filato, mentre le maniche sembrano praticamente uguali. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, ma ricordatevi che vi aspetto questo venerdì sempre alle ore 14 con un nuovo progetto. Io spero che il crop vi sia piaciuto, spero che provate a replicarlo. Se sarà così fatemelo sapere, mi raccomando, inviatemi le vostre foto o taggatemi sui vostri post, sulle vostre storie, così a sua volta io vedrò i vostri progetti e vi riposterò sulle mie storie. Mi raccomando, non andare via senza aver lasciato un bel pollice all'insù a questo video e senza avermi detto cosa ne pensi. Vi ricordo che potete trovare il Giza 100% cotone made in Italy sul sito borgodepazzi.com e solo per oggi avrete l'opportunità di acquistarlo con uno sconto del 15% inserendo al checkout il codice sconto Giza15. E non solo, se superate 50 euro riceverete la spedizione gratuita. A questo punto vi do
do l'appuntamento a venerdì. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima, un bacino a tutti!